E dopo avervene già parlato ragazzi, ecco qui il DJI Mini 4K. Questo è il nuovo drone entry level di casa DJI, pensato per chiunque voglia iniziare a volare con un drone senza spendere cifre folli, senza avere il patentino e con la quasi totale libertà di volo, ma ne parleremo tra poco. E tutto ciò è permesso da questo piccolo marchio, da questa marcatura C0. La figata di questo piccolino è che pesando meno di 250 grammi ed essendo dotato di marcatura C0 che vi ho appena mostrato, può volare entro certi limiti, senza autorizzazioni, senza permessi vari, senza patentino, quindi con maggiore libertà rispetto a droni più costosi e non dotati di questa marcatura. Ovviamente però non volate mai in zona rossa, le no-fly zone sono off limits anche con questo drone. Consultate sempre le mappe di flight prima del volo. Prima di spacchettarlo insieme e vedere come vola ragazzi vi dico subito quanto costa, ci togliamo il sassolino dalla scarpa perché sì, questo è un drone davvero economico rispetto anche ad altri modelli dello stesso marchio, ha un prezzo infatti di 299 euro, meno di 300 euro nella sua versione base drone, più una batteria, più radiocomando. Invece la versione Fly More Combo, ovvero questa qui, ha un prezzo di 439 euro e comprende più batterie, borsa e altri accessori. Ma per iniziare a volare la versione base a 299 euro è più che sufficiente, in quanto le batterie che ormai montano questi droni moderni hanno un'autonomia che arriva tranquillamente sui 30 minuti di volo. E ovviamente non mancheranno anche delle offerte, secondo me tra non molto, che ridurranno ulteriormente il suo prezzo d'acquisto. Se volete acquistare il DJI Mini 4K potete farlo tramite il mio canale Telegram TechBest Deals, linkato qui sotto in descrizione video. Entrateci e cercate DJI Mini 4K, lo troverete insieme anche a tantissimi altri prodotti e accessori come micro SD. E procediamo subito ragazzi, aspettavo voi per aprirlo e scoprirlo. Vi ripeto che questa è la versione Fly More Combo, quella più completa. Questo è il QR code per scaricare l'applicazione DJI Fly, che vi ricordo non è presente sul Play Store per problemi con Google, mi sa, quindi scaricatela tramite questo QR code o tramite il sito DJI. Classica borsetta dei droni DJI, è sempre la stessa da un po' di anni, tagliandino. Questa si può acquistare anche separatamente, trovate tutti i link nel mio canale Telegram. Andiamo subito ad aprirla e scopriamo insieme il suo contenuto. Ok, allora, radiocomando, drone, vediamo tra un attimo. Questa è la dock contenente anche le batterie. Eccola qui, anche questa mi sembra identica ai modelli precedenti. Sì ragazzi, questo DJI Mini 4K è chiaramente, come ho detto anche in un altro video, un DJI Mini 2 SE con una cam migliore e anzi è paragonabile a un DJI Mini 2 ma con la marcatura C0. Abbiamo due batterie all'interno di questo caricatore multiplo che può essere utilizzato anche come power bank. Abbiamo una USB-A e una USB-C che sono, è scritto in piccolissimo, da 2550 mAh e permettono un'autonomia di volo tra i 20 e i 25 minuti. Manualistica varia, QR code e il foglietto con la marcatura C0. Ecco, questa è una nuova aggiunta rispetto ai modelli precedenti. Adesivi DJI, che figata questo, un po' in stile Apple. Ok, questa è una cosa molto gradita. E qui abbiamo ovviamente il cavo per collegare il nostro smartphone, che sia con una micro USB, in caso ancora ce ne fossero in giro, una USB-C, il Lightning che dovrebbe essere già attaccato al radiocomando, il cavo di ricarica e trasferimento dati USB-A, USB-C e un po' di eliche di ricambio. Ah sì, mi era caduto, ma ovviamente c'è sempre il cacciavitino per svitare queste eliche. Il radiocomando è il solito radiocomando DJI, è molto ergonomico, è grande, è comodo. Nella parte superiore può essere inserito lo smartphone, anche di grandi dimensioni. Abbiamo tutta una serie di tasti per scattare foto, registrare video, inclinare il gimbal, la presa d'aria qui dietro, la batteria integrata ricaricabile anch'essa tramite
USB Type-C, abbiamo i due stick qui dentro, quindi dovete rimuoverli dall'alloggiamento e inserirli per poterli utilizzare. Ottimo feedback come sempre. Come taste abbiamo il selettore di modalità normal, cinematic con il drone un po' più lento e sport per un drone più veloce e aggressivo. Tasto di accensione, LED che indicano lo stato della batteria e tasto per fermare la modalità di volo scelta oppure per tornare a casa. Oltre ai tasti per switchare da foto a video e il tasto funziona. Per quanto riguarda il drone in sé, ragazzi, anch'esso non cambia nell'estetica rispetto al DJI Mini 2 e il DJI Mini 2S, se non magari per qualche dettaglio. Forse qui non c'è la barra LED. Abbiamo questo che serve per proteggere le eliche durante il trasporto. Drone molto comodo che può essere praticamente trasportato anche in tasca. Guardate le dimensioni rispetto alla mia mano. I bracci sono pieghevoli in questo modo. Nella parte inferiore abbiamo la VPU con anche una piccola fotocamera, il GPS è integrato, il modulo fotocamera, devo prima togliere gli adesivi giustamente, ora spacco tutto, è protetto da un copri gimbal appunto 3 assi meccanico con il sensore 4K che permette video quindi in altissima risoluzione. Non ci sono i sensori anticollisione, quindi non fatevi ingannare da queste due piccole fessure. Nella parte posteriore c'è l'alloggiamento della batteria, identica alle altre due che vi ho mostrato poco fa, e poco sotto abbiamo l'ingresso per ricaricare la batteria o per trasferire i dati e lo slot per micro SD non presente, dovete acquistarne una separatamente e inserirla qui dentro per scattare foto e registrare video. Per accendere il drone invece vi basterà tenere premuto questo tastino nella parte inferiore. Anche qui abbiamo dei LED che indicano lo stato di carica della batteria, che ora è totalmente scarica. Quindi lo metto subito in carica e proviamo il drone in volo. Ed eccoci qui, pronti al decollo ragazzi, ma prima vi mostro una limitazione portata in dote dalla nuova marcatura C0, ovvero l'altitudine massima limitata a 120 metri di altezza. Che attenzione, questo è sempre stato il limite legale, ma prima si poteva arrivare volendo fino ai 500 metri di altezza, ora massimo 120 metri. Pronti al decollo, bussola calibrata e andiamo. Oggi ragazzi c'è molto vento, come forse sentirete dal microfono, ma nonostante ciò il DJI Mini 4K è davvero immobile. Niente male. L'applicazione è sempre la solita DJI Fly con tutti i suoi pregi e difetti. Diciamo che è un'ottima applicazione anche per principianti, in quanto è tutto a portata di dito, come il ritorno a casa, la mappa, la varia telemetria, le impostazioni varie di foto e video, la galleria, alcune funzionalità di volo smart, tra cui drone mode, ascesa, cerchio, spirale, boomerang. Non abbiamo il follow me active track. DJI per sua scelta ha implementato il follow me, la modalità seguimi, solo sui suoi droni dotati di sensori anticollisione, quindi non su questo qui. Comunque ragazzi, io non uso praticamente mai le quick shot, quindi andiamo direttamente di video e vediamo come registra. Risoluzione supportata, abbiamo il Full HD fino ai 60 fps, 2.7K fino ai 60 fps e 4K fino ai 30 fps, ovvero la risoluzione più alta, ed è questa che noi andremo a scegliere.
Siamo ovviamente in zona urbana, ma nonostante ciò siamo a circa 70 metri di altezza, non c'è davvero nessun tipo di lag. Vi ricordo che questo drone utilizza la modalità di trasmissione video OcuSync 2, quindi non solo wifi dichiarati fino ai 5000 metri di distanza utile, ma in CM mode, ovvero limitata alla frequenza europea, e la frequenza è limitata automaticamente in base al paese in cui voliamo. Diciamo che raggiungiamo i 2 km quando va bene. C'è anche una modalità zoom, pinzando sul display. Siamo a 200 metri di distanza, più di così non riesco a vedere il drone, c'è anche qualche problemino di segnale a questo punto, quindi proviamo ad avviare il ritorno a casa automatico. Mi raccomando, scegliete ritorno, non a terra, altrimenti atterrerà nel punto esatto in cui si trova e non va bene. Qui in alto abbiamo lo stato della batteria, i satelliti agganciati, l'autonomia residua, modalità di volo in alto a sinistra. Il drone si sta alzando un po', possiamo impostare l'altezza del ritorno a casa automatico dalle impostazioni. In questo caso è impostato 100 metri, cercate di impostare un'altezza che ovviamente vi permetta di evitare possibili ostacoli, in quanto questo drone non è dotato di sensori anticollisione. Diamo un'occhiata anche alle altre impostazioni, possiamo personalizzare il tasto funzione, questo qui in basso a sinistra, alcune impostazioni della fotocamera, griglie, guide per inquadratura, schede SD che sono andate a inserire, trasmissione, doppia banda, utilizzatela sempre, e qui possiamo vedere anche le interferenze varie, la congestione, vediamo se sta centrando la nostra testa oppure no. Beh, direi che non è proprio precisissimo, sta atterrando in casa dei vicini. Interrompiamo e proseguiamo manualmente. Eccoci qui in studio ragazzi, dopo aver visto insieme in volo il DJI Mini 4K, apprezzandone tutte le principali caratteristiche, tra cui prima tra tutte secondo me la stabilità in volo, è un drone che non mette mai in difficoltà nemmeno i principianti, oltre a una cam di ottima qualità, un radiocomando molto ergonomico e annessa applicazione molto rodata, possiamo dire che si tratta di un drone eccellente, se non il miglior drone per iniziare a volare oggi, supportato anche dal fatto che è dotato di marcatura C0, quindi può volare quasi ovunque, senza patentino e anche su persone non informate. Marcatura che tra l'altro non ve l'ho mostrato prima, ma è riportata anche qui sotto nella parte inferiore del drone, in bella vista. Vi ricordo il suo prezzo di 299 euro per la versione base e 439 euro per la versione combo. Differiscono unicamente per la dotazione di accessori. Se volete acquistarlo lo trovate in offerta al suo prezzo più basso nel mio canale Telegram Tech Best Deals, linkato qui sotto in descrizione video insieme ad accessori come micro SD. Entrateci e cercate DJI Mini 4K. Ora però ragazzi, ditemi voi cosa ne pensate di questo bel drone, lasciando un commento qui sotto, e se avete dubbi o domande non esitate nel chiedere, sono a vostra totale disposizione. Vi aspetto, e se il video vi è piaciuto e volete supportarmi potete farlo lasciandomi un like, condividendo ai vostri amici e iscrivendovi al canale. Grazie a tutti, vi saluto, vi auguro buon volo e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!